Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, la storia che sto per raccontarvi oggi è davvero inquietante e misteriosa. Per chi è appassionato di paranormale come me, quando ci avviciniamo a storie di poltergeist, fenomeni inspiegabili o vicende personali, viene naturale porsi delle domande su come sia possibile che un'anima incorporea riesca ad interagire con oggetti o persone. E a chi appartengono queste anime? Ai nostri cari defunti o sono le anime di persone che non conosciamo? E soprattutto, come mai solo alcune riescono ad avvicinarsi al mondo dei vivi? E poi c'è la domanda per eccellenza: sarà tutto vero? Possibile che quando il corpo muore l'anima in qualche modo riesce a sopravvivere? Sin da tempi immemori si ha la credenza che i fantasmi siano le anime dei morti inquieti, intrappolati nel mondo dei vivi ed incapaci di andare oltre. Potrebbero essere le anime di persone che sono state uccise brutalmente, le morti premature dei bambini, chi non ha ricevuto una degna sepoltura, ma c'è anche chi crede che queste anime possano appartenere ai defunti che hanno condotto una vita all'insegna del male e della cattiveria. La storia che voglio raccontarvi oggi è accaduta ad Austin Base, sull'isola di Barbados, nel Mar dei Caraibi, un luogo più adatto a farci sognare che per parlare di fantasmi, ma quanto accaduto in quel luogo è davvero raggelante. Dopo la morte della piccola Mary Ann Chase, di soli 2 anni, deceduta nel 1808, fa seguito purtroppo la morte della sorella Dorcas, di soli 4 anni, deceduta nel 1812. A seguirle è il padre Thomas Chase, morto suicida solo un mese dopo. Vennero tutti e 3 tumulati nella cripta di famiglia, all'interno del cimitero locale di Christ Church. E qui arriva la parte davvero assurda, perché ad ogni apertura della lastra di marmo che ne chiudeva l'accesso, le bare venivano sempre trovate spostate e senza segni di effrazione. Una storia davvero lugubre. Ma amici, prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video che verranno caricati ogni domenica, se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime. Ma adesso iniziamo. Siamo a Barbados, la parte più orientale delle isole caraibiche. Qui le navi approdavano arrivando dall'Atlantico e nel XVII secolo divenne il collegamento principale tra Gran Bretagna, Africa e i Caraibi stessi. Il 16 maggio del 1625 divenne un possedimento britannico fino al 1966, quando ottenne l'indipendenza, ma rimanendo pur sempre all'interno del Commonwealth. Sull'isola iniziarono nel tempo ad insediarsi i primi proprietari terrieri, che disboscarono gran parte della superficie per coltivare cotone, tabacco, canna da zucchero e barbabietola da zucchero, facendo impennare l'economia dell'isola. Ma ci fu anche un rovescio della medaglia, purtroppo, perché la costante richiesta di manodopera portò ad una crescente importazione di schiavi che arrivavano dall'Africa, diventandone la parte più essenziale per la ricchezza dei proprietari terrieri. Ma arriviamo alla storia di oggi. Nel XIX secolo il colonnello Thomas Chase era uno di quei ricchi proprietari terrieri che si erano insediati a Barbados. Era conosciuto per essere un uomo molto cattivo e crudele verso i suoi schiavi. Nel 1808 però nella sua famiglia avviene un lutto davvero terribile. La sua bambina più piccola, Mary Ann, di soli 2 anni, muore all'improvviso. Il padre, non avendo una cappella di famiglia, ne acquista subito una per dare una degna sepoltura alla sua bambina. Acquista una cripta di seconda mano all'interno del cimitero di Christ Church lì ad Austin Base. Era stata costruita nel 1724 da James Elliot e mai utilizzata da lui, fortunatamente. Come molte in quel luogo era una cripta interrata per evitare che venissero distrutte dagli uragani che si abbattevano frequentemente sull'isola. La cripta aveva una stanza di circa 2 metri con un soffitto a volta e al suo interno aveva già un ospite. C'era la bara di Thomasina Goddard, un'amica del precedente proprietario, che per affetto l'aveva fatta seppellire lì nella sua cripta. Quando Thomas Chase portò
la figlia in quella cripta, non osò assolutamente spostare la bara della signorina Goddard. Nel 1812 un altro lutto colpisce la famiglia Chase. Un'altra figlia di Thomas Chase muore a 4 anni a causa di un brutto male, forse l'anoressia. In paese però si sussurrava che entrambe le figlie si fossero lasciate morire per sfuggire alla cattiveria del padre. Non si ha certezza di questa cosa. L'unica cosa certa che si sa è che Thomas Chase, distrutto dal dolore per la perdita delle sue 2 figlie, un mese dopo si tolse la vita impiccandosi. Entrambe le bare delle piccole erano fatte in piombo. Quando anche lui venne seppellito nella cripta insieme alle sue bambine, per spostare la lastra di marmo che ne chiudeva l'accesso ci vollero ben 8 uomini. Ma la cosa più incredibile e sconcertante che lasciò tutti scioccati è quando entrarono per depositare la bara del colonnello, anche questa di piombo, e quello che si trovarono davanti fu uno spettacolo davvero allucinante. Le bare delle bambine erano spostate, in particolare quella di Mary Ann era nell'angolo opposto della stanza. Subito vennero incolpati gli schiavi per quella profanazione, magari per fare un torto proprio a quell'uomo così cattivo, Thomas Chase, ma loro negarono con tutte le loro forze quelle accuse. Le piccole bare vennero comunque messe a posto e quando fu inserito anche il feretro di Thomas Chase, la lastra di marmo venne richiusa con del cemento. Ma 4 anni dopo, nel 1816, quella cripta venne nuovamente riaperta per depositarvi il feretro del piccolo Samuel Brewster Ames di soli 11 mesi, il figlio di un altro ricco proprietario terriero del luogo e parente dei Chase. Dall'esterno la cripta sembrava regolarmente chiusa e senza segni di forzatura, ma quando l'aprirono si ritrovarono la stessa cosa della volta precedente. Tutte le bare erano spostate, in particolare quella di Thomas Chase si trovava proprio girata su un lato. Si tentò anche quella volta di incolpare gli schiavi, ma era impossibile che avessero fatto una cosa del genere, perché nonostante il loro risentimento verso schiavitù, inglesi, eccetera, erano persone molto superstiziose e per via delle voci che giravano su quella cripta non osarono mai mettere piede all'interno di quel cimitero. Anche la gente del luogo ad un certo punto si convinse del fatto che non potevano essere stati loro, prima di tutto perché la cripta non presentava segni di manomissione e poi perché il feretro di Thomas Chase era molto pesante, era rivestito in piombo, ma esternamente era tutta in marmo e ci sarebbero volute davvero molte persone per sollevarla, anche solo per spostarla e poi per mettere a suo quadro l'intera cripta. Una volta depositato comunque il feretro del piccolo Samuel, le bare vennero rimesse tutte a posto e la cripta richiusa, ma soli 2 mesi dopo venne nuovamente riaperta. Questa volta per il padre del piccolo Samuel, che era stato ucciso da alcuni schiavi durante una rivolta. All'apertura, questa volta, si riunì un bel gruppo di curiosi perché giravano parecchie storie paranormali. Anche qui la lastra di marmo non era stata manomessa. Si tentò di aprirla lentamente perché ricordiamo che era davvero molto pesante. Quando arrivarono all'interno si trovarono davanti uno spettacolo davvero allucinante. Non solo tutte le bare erano spostate, ma quelle della signora Goddard, che era in legno, era completamente distrutta, come se avesse urtato fortemente contro una parete. A quel punto il reverendo del luogo, Thomas Orderson, ispezionò lui stesso la cripta insieme ad altri 3 uomini, ma non trovarono nulla se non del fango portato probabilmente dall'alluvione precedente, perché a Barbados da giugno a novembre pioveva tantissimo, quindi si pensò che forse un allagamento aveva potuto far galleggiare le bare e quindi spostarle. Ma la domanda che si posero: era possibile che un terreno così poroso avesse fatto defluire l'acqua di un allagamento in soli 2 mesi?
Questo mistero fece crescere una curiosità morbosa negli abitanti del luogo, ma non solo, anche i navigatori di passaggio erano incuriositi al massimo e non aspettavano altro che una nuova riapertura per poter assistere a uno degli spettacoli più incredibili che avessero mai potuto vedere. Quei curiosi vennero accontentati 3 anni dopo, il 17 luglio del 1819. La cripta venne riaperta per accogliere il feretro di Thomasina Clark, una parente dei Chase. Nel frattempo, nel 1817, era stato eletto un nuovo governatore, il visconte Camembert, generale britannico, che, incuriosito da tutta questa situazione, decise di partecipare alla tumulazione di Thomasina Clark. E anche questa volta le bare furono trovate tutte spostate. Mentre i resti del feretro della signorina Goddard, che precedentemente erano stati messi in un angolo, quelli vennero ritrovati dove erano. Quindi fu smentita l'ipotesi di un'alluvione immediatamente, perché se un allagamento era stato in grado di spostare delle bare, avrebbe sicuramente potuto spostare anche dei mucchietti di legni ed ossa. La stanza fu nuovamente messa sotto ispezione, ma con più cura questa volta, perché se ne occupò personalmente il governatore in persona, insieme ad altri 3 uomini, 3 ricchi proprietari terrieri. Il governatore era certo di riuscire a trovare qualcosa, infatti si cercarono botole, passaggi segreti, crepe, ma nulla venne fuori. Prima di richiudere la cripta, però, su suo ordine, venne fatta mettere sulle bare e per terra della finissima sabbia bianca, in modo che un eventuale intruso non avrebbe potuto non lasciare qualche impronta. Quindi, riposizionate nuovamente le bare e messa anche la sabbia come aveva ordinato il governatore, la cripta venne richiusa e sigillata con il cemento, sul quale però il governatore volle apporre il suo sigillo, in modo anche da scoraggiare chiunque volesse prendersi gioco di lui. Ma quella stessa notte, forse per via di un rumore, il governatore diede nuovamente ordine di riaprirla immediatamente. Il 18 aprile del 1820, sotto gli occhi di migliaia di persone che si erano sistemate sia dentro che fuori il cimitero, si tentò di riaprire la cripta. Constatato che il sigillo del governatore era ancora integro, si tentò di spostare la lastra, ma questa volta fecero più fatica del solito perché sembrava bloccata da qualcosa. Ma con grande sforzo la lastra venne spostata, anche se di pochissimo, sufficientemente però a far passare una persona. E una volta dentro si constatò con shock generale che a bloccarne l'entrata era proprio il feretro di Thomas Chase. E non solo, le bare erano nuovamente tutte spostate a caso. Ma la cosa più sconvolgente era che il tappeto di sabbia era intatto. Nessuna impronta, nessun segno di trascinamento, una prova certa che né l'uomo né l'acqua erano entrati in quella cripta. Pensate che in quell'occasione la bara della piccola Mary Ann fu ritrovata quasi totalmente distrutta, come se fosse stata scagliata con violenza contro la parete, tanto da averne lasciato anche i segni sul muro. Tutte queste informazioni vennero riportate nel manoscritto del reverendo Orderson, con tanto di disegni anche sulla disposizione delle bare, come erano state messe all'inizio, come venivano poi ritrovate, e vennero anche redatte nelle memorie del governatore, pubblicate poi dalla sua terza moglie, Mary Walley, nel 1866. A quel punto il governatore, in preda alla rabbia, ordinò che le bare venissero portate tutte fuori e interrate separatamente e la cripta lasciata aperta, come si trova tutt'oggi, e nessuno la utilizzò mai più. Da quel giorno non ci furono più eventi inspiegabili né all'interno della cripta e né dentro il cimitero. Nel frattempo e finalmente nel 1834 la schiavitù venne abolita e
Nel tempo si parlò molto di supposizioni in merito alla maledizione dei Chase, come veniva definita dagli abitanti del luogo. Si parlò anche di eventuali attività sismiche, ma tra il 1812 e il 1820 non si verificò nulla di simile a Barbados. Io ho sentito anche delle supposizioni su un eventuale magnetismo, magari il terreno era un po' magnetico e aveva fatto appunto spostare solo le bare che erano in piombo. Vi ricordate quella della Tomasina Goddard che era in legno? Molto probabilmente perché le bare gli erano andate incontro e l'avevano praticamente distrutta, ma solo un'altra delle tantissime ipotesi che io ho letto. Vi starete chiedendo forse, come me, perché me lo sono chiesta, come mai il costruttore della cripta non fu seppellito al suo interno. Ebbene, la testimonianza di uno schiavo anziano del luogo raccontò che Elliot non lasciò scritto di non voler essere seppellito all'interno di quella cripta perché si sentivano sempre dei suoni provenire dal suo interno come di esplosioni ovattate, che tutto sommato darebbero anche manforte alla teoria di un possibile magnetismo. Amici, io ho trovato questa storia talmente affascinante e misteriosa che ho voluto raccontarvela subito. Fatemi sapere se la conoscevate e che cosa ne pensate nei commenti. Qual è la vostra teoria in merito? Il video di oggi termina qui. Io vi mando un bacio grande. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like. Ci vediamo domenica prossima con una nuova storia. Ciao amici!